Ciao a tutti e ben ritrovati, oppure se è la prima volta che capitate sul mio canale, ciao, benvenuti, io sono Giuliana, pubblico nuovi video ogni lunedì e venerdì, perciò se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi. Detto questo, veniamo al video di oggi. Come avete capito dal titolo, si tratta del video dedicato ai miei prodotti preferiti di agosto. Lo so, siamo praticamente a metà settembre, molto in ritardo sulla tabella di marcia, ma ci tenevo comunque a parlarvi dei miei prodotti preferiti perché ce ne sono 2 o 3 davvero spettacolari che ho scoperto ad agosto e che meritano un po' più di spazio. Ve li ho già mostrati in parte nel mio video haul dall'Inghilterra, ma senza dedicargli la dovuta attenzione, per cui in questo video ne parlerò un po' più a fondo, insieme a un sacco di altre cosette che sono state il mio must have nel corso del mese passato. Senza ulteriori indugi io direi di cominciare e come sempre si parte dalla cura della pelle. Come sapete mi piace molto testare e sperimentare prodotti nuovi, quindi mi capita di cambiare abbastanza spesso creme per il viso, creme per il contorno occhi, creme per il corpo e un po' in generale il mondo beauty mi affascina tantissimo e quindi mi piace testare. Nel mese di agosto ho utilizzato una nuova crema per il contorno occhi e si tratta di questa, la DNA Do Not Age della Dr. Brandt, che potete acquistare da Sephora. È una crema anti-età, anti-occhiaie e anti-borse sotto gli occhi. Insomma, sulla carta è la crema perfetta perché ha tutto ciò che ci si aspetta da una crema per il contorno occhi. È abbastanza cara e devo dire che però mi è piaciuta tantissimo, tant'è che appunto è finita direttamente tra i miei preferiti del mese. Mi piace per diverse ragioni. La prima è la texture, perché è una giusta via di mezzo, non è troppo corposa ma neanche troppo leggera, si stende facilmente, penetra in fretta e ha questa profumazione leggermente agrumata che a me ricorda la crème brûlée, quindi mi piace tantissimo anche la profumazione. È piuttosto cara, ma devo dire che ha dato dei buoni risultati. Salutiamo la classica moto perché non sia mai che faccio un video senza una moto che passa sotto il mio terrazzo. Manco abitassi su un circuito di moto. Il secondo prodotto per la cura della pelle, in realtà non so se è proprio per la cura della pelle, ma si tratta di questo Body and Hand Wash Gel Moussant di Jo Malone, praticamente un detergente per il corpo e per le mani. Jo Malone è un brand che ho scoperto quest'estate, del quale mi sono innamorata follemente, e soprattutto della profumazione English Pear and Freesia, che poi è la stessa del profumo che avevo inserito, se non ricordo male, tra i preferiti di luglio e che è diventato il mio profumo di riferimento. Lo uso tantissimo, tant'è che la bottiglia è già abbastanza scesa di livello e quindi quando ho visto che avevano anche il detergente corpo e mani alla stessa fragranza non ho saputo resistere e l'ho acquistato. Lo sto usando con parsimonia perché i prodotti di Jo Malone sono carissimi e quindi lo uso non tanto per le mani, piuttosto per il corpo, quando ho voglia appunto di... Hanno appena scaricato un camion di bottiglie, credo, davanti alla mia finestra. Non ci si annoia mai. Come dicevo, lo sto usando con parsimonia perché è abbastanza caro. Lo uso per il corpo quando ho voglia appunto di una botta di vita di questa profumazione che mi piace alla follia. E questi erano i miei 2 preferiti in campo di cura della pelle. Adesso passiamo alla sezione trucco perché ci sono davvero un po' di cosette bellissime che voglio condividere con voi. Vi ho mostrato la maggior parte dei miei preferiti in campo di make-up nel video haul dedicato agli acquisti in Inghilterra perché appunto sono tutti prodotti che ho acquistato durante il mio viaggio. Ci tengo però a parlarvene un po' più nel dettaglio perché alcuni li trovo davvero favolosi, a partire da questo, l'illuminante di Becca. Si chiama il Shimmering Skin Perfector nel colore Champagne Pop. Mi piace alla follia quando riesco ad aprirlo perché è luminosissimo, quindi davvero è uno di quegli illuminanti che fa la differenza. Ce l'ho anche in questo momento, non so se la luce riesce a cadere come dovrebbe a mostrarvelo, comunque è veramente dal vivo pazzesco.
Mi sono convinta immediatamente quando la commessa da Space NK ha fatto uno swatch sulla mano, perché guardate, non ho parole, è uno degli illuminanti migliori che io abbia mai provato e mi piace talmente tanto che lo uso non solo come illuminante, quindi sugli zigomi, ma anche come illuminante come ombretto, per esempio qua sotto le sopracciglia o nell'angolo interno degli occhi, perché dà una botta di luce davvero impressionante. Lo trovate online sul sito di Space NK, che è questo negozio, catena di negozi inglesi specializzato nel beauty high-end, che però ho verificato spedisce anche in Italia, e questo è uno di quei prodottini che fa la differenza, credetemi. Un altro prodottino che fa la differenza è il bronzer della Hourglass, anche questo era nel mio video haul. Si chiama Ambient Lighting Bronzer, fa quindi parte della linea Ambient Lighting. Il colore che ho scelto è Luminous Bronze Light. Come vedete è un bronzer ma con un effetto luminoso shimmer abbastanza accentuato, quindi va a dare una botta di colore e a creare profondità sul viso, quindi a renderlo più espressivo e anche più sano, ma al tempo stesso aggiunge anche della luce. Da quando l'ho acquistato non ho usato altro, ancora una volta ce l'ho in questo momento, per quanto con queste luci non so se siate in grado di vederlo. Pazzesco, anche questo è un prodotto che mi sento di consigliare, quindi ci tenevo a fare questo video perché davvero ho scovato dei prodottini che secondo me vale la pena di testare. Ancora un prodotto dal mio video haul, il Tinted Moisturizer di Laura Mercier, ovvero la crema colorata. Avevo acquistato prima delle vacanze quella della NARS e l'avevo messa anche, se non sbaglio, nel mio video dei preferiti. Mi sono però accorta che ha una texture un po' troppo leggera, che la rende un po' più difficile da stendere e che ha un finish un po' troppo leggero, un po' troppo trasparente, quindi non copre tantissimo le imperfezioni. Quella di Laura Mercier invece mi sembra la perfetta via di mezzo tra un fondotinta e una BB cream, diciamo, perché ha una buonissima coprenza pur mantenendo un effetto assolutamente naturale. È oil free ed ha anche un SPF 20, quindi perfetta per l'estate. Lo so che l'estate sta finendo, però se amate le creme colorate, le BB cream, vi consiglio di provarla. È abbastanza cara perché appunto si tratta di Laura Mercier, un brand di quelli di gamma alta, ma ne vale davvero la pena. E questi erano i miei prodottini in campo di make up. Passiamo adesso invece alla sezione capelli, perché ci sono due cosette delle quali vorrei parlarvi, soprattutto una delle due secondo me è life changing, cioè mi ha cambiato la vita, perciò capelli. Il prodotto che ha cambiato la mia vita, ma soprattutto la vita dei miei capelli, è questo, Olaplex. Ve l'ho mostrato già anche nel video haul dall'Inghilterra. Lo cercavo da tempo, lo cercavo online, non lo trovavo, ne avevo sentito parlare tantissimo appunto dalle beauty blogger come di un prodotto rivoluzionario, e in effetti posso testimoniare io stessa che è un prodotto che cambia la vita. Non vorrei ripetermi troppo, ma non mi sento di esagerare. È un prodotto nuovissimo, credo che sia stato lanciato sul mercato l'anno scorso, non ne sono sicurissima, e si tratta di una sorta di maschera che va a ricostruire i capelli danneggiati, per cui soprattutto chi come me cambia spesso colore di capelli, li decolora e quindi va veramente a metterli molto in crisi, è fondamentale trovare dei prodotti che vadano a ricostruirli. E l'Olaplex fa esattamente questo, quindi non è una maschera idratante, non è una maschera che va a districare i capelli come ci si potrebbe aspettare, è proprio un prodotto che li ricostruisce al loro interno. Si utilizza in questo modo: si bagnano i capelli, li si tamponano con un asciugamano, si stende in modo omogeneo l'Olaplex e lo si lascia in posa per 10 minuti. Dopodiché si sciacquano i capelli, si fa lo shampoo, il balsamo, eventualmente una maschera idratante, perché appunto, come dicevo, non va ad idratarli o a districarli, ma semplicemente
e chiamalo semplicemente, li ricostruisce. Perciò se anche voi avete i capelli un po' stressati, un po' rovinati, fragili, deboli, io vi consiglio veramente di provare questo prodotto. È molto molto caro, però non ce ne vuole tantissimo e fa una differenza pazzesca. Il secondo prodottino per capelli invece è uno spray texturizzante della Oribe, credo si pronunci. L'avevo comprato a luglio in Francia e l'ho portato in vacanza con me, l'ho utilizzato tantissimo perché fa anche questo una bella differenza. Va ad aggiungere proprio texture ai capelli, rendendoli più corposi, più voluminosi, e poi ha questa profumazione che trovo buonissima, proprio come quando si esce dal parrucchiere, che i capelli sono profumati, voluminosi e bellissimi. Ok, questi erano i miei prodotti preferiti di agosto in campo di capelli. Fino adesso vi ho mostrato quelli che secondo me erano davvero dei prodotti che valeva la pena affrontare con un po' più di calma e spiegarveli nel dettaglio. Spero che vi siano piaciuti. Passiamo adesso alla sezione abiti e come vedrete ci sono molti capi basic con una svolta, con un capo un po' più particolare. Perciò abiti. In estate secondo me è fondamentale avere quei 3 o 4 capi base molto molto basic nei quali ci sentiamo a nostro agio, che sono freschi, comodi, ma che ci fanno comunque sentire carini. E per questo, come vedrete, la maggior parte dei miei preferiti di agosto in campo proprio di abiti sono pezzi semplici, basic, proprio come questo. Una t-shirt bianca che ho preso da H&M e forse era anche nel mio video haul dell'estate. La particolarità è che ha questa manichina a 3/4, quindi non è la classica t-shirt, è stretta, quindi mette in evidenza la vita, e ha una bella scollatura tonda che trovo stia molto bene. L'ho indossata tantissimo durante tutto il mese di agosto, continuo ad indossarla un sacco, si abbina molto bene con le mie gonne a ruota ed è appunto un capo basic, un must have dell'estate, la t-shirt bianca. E poi ho 2 cosette, sempre H&M, stranamente la maggior parte delle cose questo mese, per il mese di agosto, sono di H&M, che sono dei body in cotone. Uno è questo, un body in cotone nero con questo scollo un po' alla Bardot che scende sulle spalle, questa ruche sul davanti che lo rende un po' più particolare e meno scontato, è abbastanza scollato anche sulla parte dietro, e poi essendo un body il bello è che non sale, rimane al suo posto e veste perfettamente. Per cui ho preso questo in nero e poi ne ho preso un altro in rosso con questa manichina corta ma con il volanino al fondo, di nuovo un po' particolare, fuori dal comune, e poi ha questa profonda scollatura sulla schiena che lo rende un po' più sexy. Tutti capi abbastanza basic che però, credetemi, ho indossato non stop nel mese di agosto. E poi arriva il twist finale, un capo che vi ho mostrato nel mio video haul dall'Inghilterra, ma che devo mostrarvi di nuovo perché ne sono follemente innamorata, che è questo abitino da cocktail che ho preso da Anthropologie in saldo. È stata una botta di fortuna pazzesca. L'ho indossato durante la vacanza, da quando sono tornata non ho più avuto grandi occasioni, anche perché non ho fatto molto, ma mi piace alla follia. Ha il taglio che di solito prediligo, quindi strettino in vita e poi si scende morbido sui fianchi, è trasparente con una sottoveste sotto, quindi ha questo dettaglio sullo scollo di see-through, quindi in trasparenza, che trovo molto sexy. E mi piace davvero tantissimo, quindi non potevo non inserirlo tra i miei preferiti di agosto. Ok, siamo quasi alla fine, ho soltanto più la sezione libri, dove non vi stupirà scoprire qual è il libro che vi consiglio per il mese di agosto. Non sto a girarci troppo intorno perché il mio libro preferito di agosto è questo, Harry Potter and the Cursed Child. Ovviamente, essendo una sfegatatissima Potterhead, non potevo che acquistare immediatamente il nuovo libro della serie, che è uscito in Inghilterra il 31 di luglio e che invece uscirà in Italia, se non sbaglio, il 24 di settembre. Credo che sia già disponibile in pre-order su Amazon, perciò se anche voi siete grandi fan del maghetto,
potete già ordinarlo anche nella versione italiana. Io invece non ho saputo resistere, la prima cosa che ho fatto non appena atterrata a Londra è stata proprio comprare questo libro e l'ho divorato in 3 giorni. Va detto innanzitutto che non è il classico romanzo della saga di Harry Potter a cui siamo abituati, perché si tratta di una pièce teatrale, è proprio la sceneggiatura, lo script di una pièce teatrale che sta andando in scena proprio in questo momento a Londra, quindi appunto la struttura è un po' diversa perché è quella di una pièce teatrale con le battute dei vari attori e le descrizioni delle scene. Il che a mio avviso lo rende ancora più interessante. La storia è ambientata 20 anni dopo la fine della saga di Harry Potter e quindi il protagonista, Harry Potter, e i suoi amici Ron, Hermione e tutti gli altri maghetti sono ormai degli adulti, dei quarantenni con famiglia e figli. E infatti la storia, come si deduce anche dal titolo, Il figlio maledetto, è proprio tutta incentrata su uno dei figli di Harry Potter e su varie avventure che lo riguardano. Non voglio dirvi di più per non spoilerare questo libro che in Italia non è ancora uscito, ma se siete anche voi fan di Harry Potter non potete lasciarvelo scappare. E voilà, siamo arrivati alla fine di questo video dedicato ai miei prodotti preferiti di agosto. Come sempre io spero che i miei suggerimenti vi abbiano intrigato e magari ispirato per i vostri prossimi acquisti. Sono abbastanza serena nel dire che a mio avviso questa volta ho trovato dei prodotti speciali da consigliarvi. Perciò se questo video vi è piaciuto non dimenticate di cliccare mi piace, condividetelo, mettetelo tra i preferiti e ovviamente se non l'avete ancora fatto cosa aspettate? Iscrivetevi. Per oggi è tutto, prima di salutarvi però vorrei darvi una piccola informazione: la prossima settimana non ci saranno video né post sul blog perché sarò via proprio tutta la settimana per lavoro all'estero e quindi non avrò modo di aggiornare né blog né YouTube. Ma non preoccupatevi perché al mio ritorno davvero riprenderà la classica programmazione del lunedì e del venerdì qui su YouTube e anche del mercoledì e del giovedì sul blog, per cui non disperate, tornerò finalmente alla normalità molto presto. Quindi io per oggi vi saluto, un grandissimo bacio e ci vediamo tra una settimana con nuovi video. Ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati! Oh, finalmente rieccomi qui. È passato quanto? Più di un mese? Penso proprio di sì, più di un mese dall'ultima volta che mi sono messa qui seduta nel mio ambiente naturale, nel mio habitat naturale per parlarvi a quattro occhi direttamente e vi confesso che mi siete mancati tantissimo.